Bentornati su Stelle Turche Rivelate. Oggi vi accompagno dentro una storia sorprendente e colma di emozioni che sta facendo tremare l'ambiente dello showbiz turco. Prima di cominciare, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e, se volete sostenerci ancora di più, cliccate su abbonati. È grazie a voi se possiamo continuare a raccontarvi vicende così intense. Adesso preparatevi, perché è il momento di un racconto di amore, rimpianto e della difficoltà di lasciarsi il passato alle spalle. Demet Özdemir ha rotto il silenzio con una rivelazione coraggiosa che ha scosso media e fan. Con parole dirette, prive di filtri, l'amatissima attrice ha pronunciato una frase che nessuno si aspettava. In un'intervista esclusiva, Demet ha confessato che il suo ex compagno di set, Ken Yaman, non avrebbe ancora del tutto superato ciò che è stato. Ken vive ancora nell'ombra di quello che eravamo, ha detto, lasciando dietro di sé uno strascico di interrogativi, supposizioni e opinioni contrastanti. La confessione è arrivata durante un'intervista a Istanbul che, fino a quel momento, scorreva tranquilla. Si parlava della carriera di Demet, dei suoi progetti recenti e dei sogni per il futuro. Tutto è cambiato quando il giornalista le ha chiesto del suo passato con Ken. Demet ha ispirato a fondo, ha guardato in camera e ha fatto la sua rivelazione. Non amo tornare indietro. Ma ci sono cose che non possono restare nascoste. Quel capitolo, per lui, non è del tutto chiuso. Bastano pochi secondi e il mondo dei social va in fiamme. Su tutte le piattaforme, da Twitter a Instagram, gli utenti hanno iniziato a schierarsi. C'è chi ha apprezzato la franchezza di Demet, lodandone il coraggio di ammettere una verità scomoda. Altri, invece, hanno criticato la scelta, sostenendo che la sua uscita riaprisse ferite ormai cicatrizzate. A volte il silenzio fa più male delle parole, scrive un fan. Un'altra utente osserva: se Demet dice che lui non è chiuso, forse c'è ancora qualcosa sotto. L'onda emotiva cresce, alimentata non solo da ciò che Demet ha detto, ma anche da quello che potrebbe aver lasciato intenzionalmente in sospeso. Il vero terremoto, però, non è stato soltanto quella prima ammissione. A rendere tutto più intenso è stato ciò che si è saputo subito dopo. Secondo una fonte anonima vicina a Demet, Ken avrebbe cercato di mettersi in contatto con lei più volte nelle ultime settimane. Messaggi, telefonate e persino un incontro casuale durante un evento privato. Ken è dispiaciuto, e lo ha chiarito, rivela la fonte. A volte i suoi messaggi sembrano un addio, altre volte suonano come una dichiarazione d'amore. Parole che, più che portare chiarezza, hanno aperto nuovi dubbi. Dove finisce la nostalgia e dove comincia una possibilità reale? Chi lo conosce bene ripete che Ken sta ancora lottando con sentimenti che non riesce a scrollarsi di dosso. Quando ami davvero, il tempo non guarisce tutto. Aggiunge l'insider, riaccendendo la curiosità di tutti. Nel mezzo del clamore, Demet ha scelto ancora una volta i social per farsi sentire, ma in modo enigmatico. Ha pubblicato un'immagine essenziale accompagnata da una frase che ha mandato in tilt i commenti. A volte, il passato deve camminare da solo. Il tempismo ha convinto molti che il messaggio fosse rivolto a Ken. A complicare tutto, alcuni utenti hanno giurato di aver visto un like di Ken sotto quel post, rimosso poco dopo. Un gesto minuscolo, ma sufficiente a scatenare nuove teorie. Passano pochi giorni e le telecamere riprendono Ken mentre lascia un set cinematografico a Istanbul. Ai cronisti che gli chiedono un commento sulle parole di Demet, lui risponde appena, ma con una frase che pesa. Sorride appena e dice: ci sono cose che capiamo solo noi. Non tutto ha bisogno di spiegazioni. È bastato. Quell'ombra di sorriso, il tono basso, lo sguardo che sfugge, tutto è stato vivisezionato per ore. Un non detto che suona come una conferma senza esserlo. Un colpo di luce su sentimenti che nessuno ha voglia di nominare apertamente. Poi è circolata la voce di un messaggio privato che Ken avrebbe inviato a Demet subito dopo. Un giornalista ha giurato di averne visto il contenuto. Non tutto ciò che teniamo dentro smette di far male. Impossibile verificarne l'autenticità, eppure in rete la frase esplode, e i commenti tornano a crescere. È il segno di un filo che non si è spezzato, o solo l'ultimo riflesso di una storia vissuta con intensità? Il capitolo più fotografato di questa vicenda arriva con un evento di beneficenza a Istanbul. Demet e Ken vengono immortalati separatamente, a pochi minuti di distanza. Lei entra per prima, in un abito nero elegante, il viso composto ma distante. Poco dopo arriva lui. La sala mormora, le teste si girano. I loro sguardi si incrociano per un istante. Non volano parole, ma l'aria cambia.
Un testimone racconta, lui la guardava con una nostalgia velata di tristezza. Tanto basta perché i titoli parlino di ricongiungimento silenzioso. Sui social si analizza ogni inquadratura, ogni angolo delle foto, ogni riflesso sul pavimento. L'amore non sempre muore, a volte cambia forma, scrive qualcuno, riassumendo ciò che molti vogliono credere. E quando tutto sembra aver raggiunto il culmine, arriva il gesto che nessuno si aspetta. La sera successiva, Cam pubblica su Instagram una foto di un tramonto, con una didascalia breve ma potentissima. Alcune fini sono solo pause. Un messaggio che raccoglie in pochi minuti migliaia di commenti. C'è chi lo legge come un pensiero indirizzato a Dimet, chi come la volontà di archiviare una volta per tutte il chiacchiericcio. Poi, di colpo, il post scompare. Cancellato nel giro di poche ore. E il mistero, invece di dissolversi, raddoppia. Dall'altro lato, le persone più vicine a Dimet provano a riportare la calma. Un'amica dell'attrice afferma che Dimet non stava cercando clamore né polemiche. Ha detto la verità come la sente. Non immaginava un effetto così forte. Le ha smosso ricordi intensi. Intanto, a Nianta, alcuni testimoni notano Khan seduto in un bar con un amico, lo sguardo perso e il telefono in mano. Lo vedono controllarlo più volte, come in attesa. Non so se fosse una coincidenza, ma pareva stesse leggendo qualcosa che lo appesantiva, riferisce qualcuno. Poco dopo, iniziano a circolare nuove voci. Dimet gli avrebbe scritto quel pomeriggio. La frase trapelata è un colpo al cuore. Il tempo non cancella ciò che l'anima rifiuta di lasciare andare. Ancora una volta la rete si divide. È un addio definitivo o un invito a ritrovarsi? Mentre il racconto accumula strati su strati, sia Dimet sia Khan scelgono il profilo basso. Nessun comunicato, nessuna intervista di chiarimento, pochi segnali online. Fino a quando spunta l'indiscrezione che riaccende tutto. I due si sarebbero visti in gran segreto in un ristorante sulla costa di Cesme. Nessuna foto, nessuna telecamera, solo parole tra loro per ore, dice la fonte. Se fosse vero, potrebbe essere l'inizio di una pagina nuova o la chiusura definitiva di un capitolo che non ha mai trovato pace. Chi li ha seguiti fin dagli esordi sa quanto il loro legame abbia segnato l'immaginario, l'alchimia sul set, i sorrisi complici, quel confine sottile tra finzione e realtà. Proprio per questo, l'idea che uno dei due non abbia trovato il modo di voltare pagina colpisce così forte. Se Dimet ha scelto di parlare, lo ha fatto con la maturità di chi non vuole ferire, ma neppure farsi trascinare da un silenzio che diventa gabbia. Se Khan risponde a mezza voce, con frasi sospese e gesti che sembrano mezzo passo avanti e mezzo indietro, forse è perché le emozioni, quando sono state grandi, fanno paura anche a chi ha imparato a vivere sotto i riflettori. In tutto questo, il pubblico si specchia. C'è chi vorrebbe un ricongiungimento, un abbraccio che sciolga anni di tensione. C'è chi invece spera in una separazione serena, nel rispetto di due carriere che hanno preso strade diverse. I post spariti, i like messi e tolti, gli incroci di sguardi e le frasi criptiche, compongono un mosaico che ciascuno interpreta come preferisce. E la verità, come spesso accade, probabilmente vive a metà, nel punto in cui due persone provano a proteggere se stesse e, allo stesso tempo, ciò che sono stati insieme. Intanto, chi ha incrociato Khan negli ultimi giorni racconta di un uomo combattuto, gentile con tutti ma distratto, sempre con il telefono vicino, come se aspettasse un segnale preciso. Chi ha visto Dimet dice che è concentrata sul lavoro, determinata ma più pensierosa del solito. Quando ha pubblicato quella frase sul passato che cammina da solo, non lo ha fatto per ferire, voleva prendersi il diritto di non farsi definire da una storia, pur non rinnegandola. E se davvero si sono seduti uno di fronte all'altra a Cesme, forse hanno messo sul tavolo proprio questo, la nostalgia, la rabbia, il non detto, e la domanda che nessuno ha il coraggio di pronunciare fino in fondo. C'è davvero ancora qualcosa da salvare? Nelle ultime ore, le indiscrezioni continuano a rincorrersi. Alcuni giurano che il messaggio cancellato con il tramonto fosse stato scritto da Khan dopo aver ricevuto una risposta che non si aspettava. Altri sostengono che la rimozione sia stata un modo per togliere benzina al fuoco. La verità rimane racchiusa tra i due. Noi possiamo soltanto leggere tra le righe. Quando una storia lascia solchi così profondi, la chiusura non è un punto, ma una linea che si assottiglia con il tempo. E adesso a voi la parola. La vicenda di Dimet Özdemir e Can Yaman ha ancora spazio per un ritorno? Oppure è il momento di lasciare andare davvero? Scriveteci cosa ne pensate nei commenti.
Se questa storia vi ha emozionato, mettete mi piace, iscrivetevi a Stelle Turche Rivelate e sosteneteci con abbonati. Noi siamo qui per raccontarvi ciò che vi appassiona, e su Stelle Turche Rivelate troverete sempre il prossimo capitolo.